Salve horror dipendenti e bentrovati! Oggi spacchettiamo e proviamo un nuovo gioco da tavolo horror, Boogeyman The Board Game, gioco di Escape Studios di cui ho già parlato tempo addietro al lancio della campagna crowdfunding e che adesso è disponibile sul mercato italiano o che sarà disponibile in questi giorni grazie ad Asmodee, quindi è acquistabile da chiunque fosse interessato. Ma bando alle ciance e procediamo all'unboxing. Quindi eccoli qua il gioco da tavolo e la relativa espansione. Come potete vedere già a livello estetico sono veramente molto fichi, oltretutto la scatola del gioco da tavolo si illumina al buio, finezza non da poco. Boogeyman è un gioco ispirato all'horror degli anni 80 ed è ricchissimo di citazioni ai film e ai personaggi del periodo. Nel gioco interpretiamo degli intrepidi bambini alle prese con l'incubo di sempre, il Boogeyman, l'uomo nero. I bambini sono soli a combattere contro i propri incubi in una grande casa spaventosa e devono essere abbastanza rapidi e abbastanza fortunati da sfuggire dalle grinfie di questa oscura entità. Ma il Boogeyman è reale o è frutto della loro immaginazione? Non lo sappiamo, ma quello che è certo è che c'è un'altra minaccia ben più concreta che si aggira per le stanze, ovvero Jennifer, la terribile babysitter psicopatica. Scopo del gioco: i bambini devono muoversi fra le stanze alla ricerca di oggetti colorati. Quando avranno trovato 3 oggetti dello stesso colore, il leader del gruppo potrà avviare il gran finale dal libro dei finali. Ma attenzione, perché durante le ricerche i bambini rischiano non solo di imbattersi in questa oscura entità, ma anche in Jennifer, che viene attirata proprio dai rumori che vengono prodotti durante la ricerca fra armadi e cassetti. Troviamo 4 modalità di gioco: modalità cooperativa con 2 o più giocatori nella stessa squadra nel ruolo dei ragazzini, semi-cooperativa, competitiva dove uno dei giocatori è fin dall'inizio il Boogeyman, e modalità solo, ovvero giocare in solitaria lasciando che sia il gioco a muovere il Boogeyman. Ok, allora ci siamo. Intanto c'è questo poster fichissimo. Cioè, ma che figata, ragazzi, bellissimo. Poi abbiamo questo che è il libro dei finali che ci servirà alla conclusione della partita. Poi il regolamento. Ok, qua abbiamo le miniature con i nostri personaggi, quindi i bambini, la babysitter e il Boogeyman. E i vari mazzi di carte. Poi abbiamo il dado fatto stile Boogeyman. Ok, direi che possiamo cominciare con il setup di gioco. Il materiale è parecchio, come avrete visto il setup è un po' lunghetto, ma non lasciatevi spaventare perché in realtà il gioco è molto semplice e molto intuitivo. Ringrazio il creatore del gioco Antonio Ferrara per aver pensato anche a noi asociali e aver inserito la modalità di gioco in solitaria, che è esattamente quello che farò adesso. Giocherò da sola contro il Boogeyman mosso dal gioco e scelgo 2 personaggi. Non so se si possa fare 2 personaggi mossi da un singolo giocatore, ma facciamo di sì. Ho scelto questi 2 perché mi ispirano particolarmente, ovvero Daphne, perché il viola è il mio colore preferito. Daphne non vede l'ora di poter incontrare il Boogeyman, quindi abbiamo una piccola impavida. E poi ho scelto di giocare con Ray. Ray mi sta simpatico perché indossa una maglia con Jason Voorhees, quindi eccolo qua Ray, anche se dice di non credere a Boogeyman, gli fa comunque un po' paura, mi sembra comprensibile. Va bene, abbiamo scelto i nostri impavidi 2 bambini che combatteranno contro il Boogeyman e contro Jennifer. Ogni bambino possiede 3 status: sereno, spaventato e terrorizzato, in base ovviamente alla condizione mentale. Noi partiamo da sereno. Ogni bambino
a disposizione 3 segnalini caramella che ci servono per modificare il risultato del lancio di dadi e anche ciascuno una carta obiettivo che rimane segreta fino al momento del gran finale. Ok, con i bambini siamo a posto, a questo punto sistemiamo la plancia di gioco. Quindi abbiamo messo per ciascuna stanza 2 segnalini ricerca e un segnalino luce, quindi 3 segnalini per ogni stanza. La luce rimarrà accesa fino a quando non arriverà il boogeyman all'interno della stanza. Poi abbiamo posizionato i segnalini boogeyman e il segnalino Jennifer sulla scala di stress. Ogni volta che pescheremo una carta boogeyman o una carta Jennifer, il livello di stress aumenterà e se i 2 segnalini finiranno per sovrapporsi, perderemo automaticamente con il gioco. Abbiamo qui le miniature dei nostri 2 personaggi, Daphne e Tommy, e li posizioniamo sul tabellone. Per posizionarli peschiamo a caso un segnalino stanza per ciascuno di loro e li posizioniamo nella stanza che emerge. Allora Daphne la posizioniamo nella stanza 25, mentre Tommy lo posizioniamo nella stanza 3. Facciamo la stessa cosa con la babysitter, quindi peschiamo a caso un segnalino stanza e la posizioniamo nella stanza numero 7. Allora Jennifer è pericolosamente vicina a Tommy. Per quanto riguarda il boogeyman ancora non sappiamo dov'è, quindi prendiamo un segnalino stanza e lo posizioniamo coperto sulla scala delle apparizioni. Lo scopriremo solo in seguito in quale stanza comparirà il nostro boogeyman. Bene, ora è tutto pronto, ma prima di partire dobbiamo pescare a caso una carta missione e leggerla per sapere cosa dobbiamo fare prima di arrivare al gran finale. Allora, bricolage. Nel capanno degli attrezzi ci sono molti strumenti per poter creare qualcosa da usare contro boogeyman. Dovrete trovare i 2 segnalini missione e portarli nella zona 8 prima di poter avviare un finale. Va bene, ne prendiamo atto. Ogni bambino ha a disposizione 3 azioni. Quello che dobbiamo fare è cercare questi 3 oggetti colorati di stanza in stanza. Ogni volta che cerchiamo di rimuovere un segnalino o passiamo da una stanza all'altra, consumiamo un'azione. Per prima cosa ci avviamo dalla luce e la rimuoviamo. Per rimuovere un segnalino luce accesa dobbiamo ovviamente pescare una carta luce accesa e risolverla. Allora, scarafaggi sono ovunque, ti assalgono. Tiriamo il dado e speriamo di essere fortunati. 2, ahimè, quindi mi assalgono e perdo già uno status. Quindi abbiamo già perso uno status e da sereno purtroppo passo a spaventato e perdo anche una caramella. Mannaggia, cominciamo molto male. Ora che abbiamo rimosso il segnalino luce possiamo procedere nella nostra ricerca, quindi andiamo a rimuovere anche i segnalini ricerca che erano sotto il segnalino luce. Per farlo, per prima cosa, ruotiamo il segnalino e vediamo cosa c'è sotto. Allora siamo molto fortunati perché abbiamo già trovato uno dei 3 oggetti colorati che stiamo cercando. Non abbiamo prodotto nessun rumore e abbiamo già trovato un oggetto importante, quindi molto bene. A questo punto c'è rimasta una sola azione, direi di rimuovere anche l'ultimo segnalino, quindi per prima cosa lo ruotiamo. Il simbolo indica che facciamo rumore e Jennifer si muoverà nella nostra direzione di tante stanze quante sono segnate sul segnalino, in questo caso di una, siamo abbastanza fortunati. Allora, non abbiamo trovato oggetti sotto questo segnalino, non ci siamo fatti raggiungere dalla babysitter, quindi possiamo archiviare questo segnalino ricerca e pescare una carta ricerca. Giocala per scartare una carta babysitter e pescarne un'altra. Va bene, questa ci sarà utile in futuro. Quindi ricapitolando, Tommy se l'è cavata abbastanza bene, si è fatto spaventare, ha perso uno status, però ha trovato intanto un oggetto importante e non ha fatto troppa confusione, quindi la babysitter non l'ha raggiunto. Passiamo ora al nostro altro bambino, ovvero a Daphne, che si trova in questo momento nel giardino di casa, sembra. Quindi spendiamo le 3 azioni di Daphne. Per prima cosa rimuoviamo il segnalino luce, per farlo peschiamo la carta luce che ci dice: quando arriva il fattorino delle pizze ti accorgi che... Tiriamo il dado. Allora, abbiamo fatto 5. A seconda del numero che c'è sul dado, dobbiamo seguire le istruzioni che troviamo sulla carta. È tutto ok, fai retrocedere di una posizione il segnalino boogeyman o babysitter sulla scala dello stress. Lo stress di entrambi è ancora 0, quindi non succede niente di
utile, ma non succede neanche niente di brutto, quindi va bene, a posto così. Possiamo quindi rimuovere il segnalino luce e a questo punto indaghiamo nella stanza, quindi voglio rimuovere anche i segnalini ricerca, quindi procediamo a ribaltarli sperando di essere fortunati. Non lo siamo, abbiamo fatto un rumore da due spostamenti, quindi la nostra cattivissima babysitter si sposta di 2. A questo punto possiamo rimuovere il segnalino ricerca e pescare una carta ricerca. +1 al risultato del dado durante un attacco di Boogeyman. Ottimo, abbiamo un'ultima azione rimanente, direi di cercare anche sotto l'ultimo segnalino, lo ribaltiamo e abbiamo fatto un rumore di 3, mannaggia alla miseria, perché la nostra babysitter maledetta 1, 2 e 3 e ci arriva direttamente addosso. Ci siamo fatti assalire da Jennifer, quindi dobbiamo pescare una carta Jennifer, aumentare di 1 lo stress sulla scala di Jennifer e vediamo cosa ci succede. Allora, Jennifer esce dall'ombra terrorizzandoti. Allora, abbiamo fatto 5, quindi con 5 scarta una carta ricerca. Ora che i nostri personaggi hanno compiuto ciascuno le proprie 3 azioni, si muove il Boogeyman. Il Boogeyman non sappiamo dov'è, ma lo scopriamo ora. Infatti rivediamo il segnalino stanza che ci dice che è nella stanza numero 16 e a questo punto posizioniamo anche il segnalino coperto per il turno successivo. Quindi Boogeyman è nella stanza numero 16, proseguiamo nella nostra ricerca. Io con il buon Tommy mi devo spostare in un'altra stanza, quindi devo spendere delle azioni per spostarmi e voglio andare nella stanza numero 9, quindi un'azione, 2 azioni andate. A questo punto la terza azione la spendo per rimuovere il segnalino luce, quindi peschiamo una carta luce. Allora, l'extraterrestre buono, dei grugniti attirano la tua attenzione. Tiriamo i dadi. Abbiamo fatto 1, abbiamo fatto Boogeyman. Ti spaventi tantissimo, perdi 2 carte ricerca. Ah, mi ero dimenticata che quando compare il Boogeyman nella stanza, la luce si spegne e quindi spegniamo la luce. Esaurite le azioni di Tommy, procediamo con Daphne e a questo punto credo che sia opportuno allontanarci quanto più possibile da Jennifer, quindi le mie 3 azioni le spendo per andare altrove, quindi facciamo 1, 2, 3 e andiamo nella stanza 18. A questo punto riveliamo dove si sposta il Boogeyman, quindi giriamo il segnalino stanza e scopriamo che è nella stanza numero 11, quindi lo spostiamo nella stanza 11, spegniamo la luce e mettiamo coperto un nuovo segnalino stanza per il turno successivo. A few moments later. È il turno di Daphne che risolve il segnalino luce. Smettetela, ti stai azzuffando con un tuo amico e Jennifer cerca di dividervi. Bene, a questo punto spendiamo un'altra azione per rimuovere questo segnalino ricerca, segnalino dove c'è il simbolo del dado, quindi tiriamo il dado e Jennifer si avvicina a noi di tante stanze quante il numero che esce. Abbiamo fatto 2, quindi Jennifer potrebbe tranquillamente acchiapparci essendo a solo 2 stanze di distanza. Noi però facciamo una cosa, ovvero sfruttiamo una delle nostre caramelle per modificare il valore del lancio, quindi una caramella che diciamo valga -1, quindi la nostra Jennifer si sposterà solo di 1 e non di 2 e non finiremo nelle sue grinfie. Peschiamo a questo punto una carta ricerca. Papera starnazzante, posiziona la babysitter in una stanza a tua scelta. Oh sì! Ovviamente la posizioniamo il più lontano possibile da tutti, quindi la mettiamo proprio all'angolo estremo.
Rimuoviamo anche l'ultimo segnalino, che è un segnalino missione. Questi ci servono per completare la missione che abbiamo letto all'inizio, quindi ci serve prima di concludere il gioco completare questa missione secondaria, quindi questo lo teniamo da parte. A questo punto, avendo mosso entrambi i nostri personaggi, è il turno di Boogeyman, quindi andiamo a scoprire la carta stanza per capire dove si trova adesso il Boogeyman. Si trova nella posizione 18, quindi si è materializzato nella stessa stanza di Daphne. Il prossimo turno Daphne vedrà i sorci verdi. Allora ci spostiamo di 2, 1 e 2, andiamo nella stanza 16 e rimuoviamo il segnalino buio, peschiamo quindi una carta buio. Il bambolotto assassino, il bambolotto gira le orbite per guardarti e... 1. Urli a squarciagola, pesca una carta babysitter. Abbiamo urlato a squarciagola e abbiamo attirato la babysitter nella nostra direzione, quindi peschiamo una carta babysitter. Sei carinissimo, Jennifer ti trucca da clown. Vediamo un po' cosa succede. Che vergogna, -1 status. Abbiamo perso uno status per colpa di Jennifer e intanto il segnalino della babysitter sale nella scala di stress perché abbiamo pescato una carta Jennifer. A questo punto è il turno di Daphne, che è messa molto male perché è nella stessa stanza con il Boogeyman, quindi dobbiamo immediatamente pescare una carta Boogeyman e aumentare il livello di stress del Boogeyman di 1. Quindi Boogeyman tenta di succhiarti l'anima. Allora, o restiamo imbambolati o riusciamo a fuggire a gambe levate se facciamo 5 o 6. 6. Molto bene, quindi riusciamo a sfuggire miracolosamente al Boogeyman. Della bella gambe levate, posiziona il bambino fino a 3 zone di distanza, addirittura, quindi facciamo 1, 2 e andiamo dentro la stanza 23. A few minutes later. Allora Tommy ha incontrato un'altra volta il Boogeyman, quindi dovrà pescare una carta Boogeyman. Cena di mezzanotte, Boogeyman cerca di ingoiarti, è affamato. Abbiamo fatto 2, quindi perdiamo uno status. A questo punto il buon Tommy finisce svenuto. Purtroppo quando un bambino sviene genera incubi che vanno a influenzare l'intera partita, quindi peschiamo una carta incubo e cerchiamo di svegliare Tommy il prima possibile. Allora, murato vivo, ogni bambino deve tirare il dado e chi ottiene il numero più basso viene raggiunto da Boogeyman. Ripeti l'effetto di questa carta ogni volta che è il tuo turno. A few moments later. Quando il segnalino stanza sulla scala delle apparizioni del Boogeyman è sul simbolo dell'evento, si pesca una carta evento che porta solitamente eventi nefasti. Vetri rotti, attenti a dove mettete i piedi. Fusion System, tutti i giocatori non potranno più poggiare i piedi sul pavimento durante questo round. Per quanto riguarda le carte evento trovate proprio questa cosa del Fusion System, quindi i giocatori devono fare nella stanza, nella vita vera, cose richieste dalle carte e questo quando si gioca in compagnia è molto divertente. Quando sulla scala di stress il segnalino di Jennifer o quello di Boogeyman arrivano in concomitanza al simbolo della carta disgrazia, si pesca una carta disgrazia che, come suggerisce il nome, non porta nulla di buono. Luci spente. Capovolgete tutti i segnalini luce in buio in tutte le stanze con i numeri pari. Questa è una cosa veramente molto fastidiosa perché rimuovere un segnalino luce spenta è molto più pericoloso che farlo quando la luce è accesa. Una volta che si sarà compiuto quanto richiesto dalla missione e una volta che si saranno raccolti i 3 oggetti colorati, si potrà dare avvio al gran finale, quindi peschiamo un segnalino stanza per sapere in quale stanza il finale avrà luogo. Nella stanza numero 12, quindi posizioniamo il segnalino finale nella stanza numero 12 che dovremo raggiungere con i nostri personaggi. Una volta che i nostri personaggi con i 3 oggetti saranno giunti nella stanza, dovremo scoprire le loro carte obiettivo e leggerle, carte fino a questo momento rimaste segrete. Il ripulitore. Se all'avvio del finale ci sono sul tabellone di gioco almeno 10 stanze vuote senza alcun tipo di segnalino, guadagni uno status prima di affrontare il finale, in caso contrario pesca una carta buio. 4, 5. Peschiamo una carta buio.
Una volta concluse le missioni si può far partire ufficialmente il finale, quindi prendiamo il libro dei finali, che è una sorta di fumetto interattivo, e andiamo alla pagina di riferimento, che è la stessa della stanza in cui ci troviamo, ovvero pagina 12. A questo punto leggiamo il fumetto, seguiamo le indicazioni e tiriamo i dadi e vediamo se riusciamo a sconfiggere definitivamente il mostro o se soccomberemo fra le sue grinfie. Segnalo che fra le carte incluse nella confezione ne trovate alcune che non sono di Boogeyman ma sono di Tales of Evil, ovvero del gioco precedentemente uscito con Escape Studios. Boogeyman è una sorta di spin-off di Tales of Evil e fanno parte dello stesso universo narrativo. Se siete possessori di Tales of Evil, grazie a Boogeyman potete giocare a un'avventura aggiuntiva che trovate nel manuale, avete accesso a delle carte extra, nonché potete utilizzare la babysitter Jennifer come personaggio in Tales of Evil, quindi questa è una chicca per voi giocatori. Questo, ragazzi, è Boogeyman The Board Game, un gioco molto divertente da fare in compagnia ma anche fatto in solitaria, è di grande intrattenimento, un gioco molto semplice, molto intuitivo, quindi se volete passare una serata diciamo poco impegnativa, perché alla fine il gioco dura circa un'oretta, e in compagnia di amici o della vostra famiglia, questo è veramente perfetto. È molto molto simpatica questa cosa delle citazioni all'horror anni 80 e non solo horror, perché ci sono citazioni all'intera cultura pop del periodo. Le carte, la plancia di gioco sono disseminati di riferimenti, quindi sta a voi scoprirli tutti. Per concludere apriamo anche l'espansione. Boogeyman The Mysterious Visitor è un'espansione esclusiva di Boogeyman. All'interno troverai molte carte che potrai aggiungere al gioco base per una sfida ancora più emozionante. Inoltre include 2 nuove tile e una nuova tipologia di carte chiamata Visitatore, che renderà ancora più adrenalinica la tua notte di terrore. Troverai anche nuovi finali, 2 personaggi e nuove modalità di gioco. Se siete amanti dei giochi da tavolo horror, vi suggerisco di tenere sotto controllo i social di Escape Studios, perché hanno sempre un sacco di sorprese in serbo per noi fan. Io in collezione ho diversi loro giochi come Tales of Evil, ma anche The Last Friday, che è un omaggio allo slasher anni 80, in particolare a venerdì 13. Vi mando un saluto, vi lascio in descrizione i link all'acquisto per chi fosse interessato a Boogeyman e ci si vede al prossimo video. Ciao! Io non ho più voce. Allora, adesso credo sia opportuno spostarci dalla traiettoria di Jennifer, quindi le mie 3 azioni le spendo per andarmene a